Quali sono le cose che vorresti fare almeno una volta nella vita? Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Miriam e questo canale ha l'obiettivo di sostenere uno stile di vita più lento e consapevole, per trovare la propria serenità interiore e il proprio equilibrio. Oggi ho un po' di tempo libero a disposizione e per questo motivo ho deciso di scrivere finalmente la mia bucket list. Per chi non lo sapesse, ho fatto un video precedente dove spiego che cos'è la bucket list e perché per me è importante averne una. Per ricapitolare, la bucket list è semplicemente una lista di esperienze che ci piacerebbe fare almeno una volta nella vita. È quindi una traccia che ci aiuta a tenere a mente tutte le cose che vorremmo fare con l'obiettivo più generale di vivere una vita piena e ricca di esperienze. Come vi dicevo poco fa, oggi ho deciso di dedicare qualche ora a me stessa per scrivere finalmente la mia bucket list. Volevo farlo da un po' di tempo, ma alla fine per una cosa o per l'altra rimandavo. Oggi invece ho deciso di prendere in mano la situazione ed iniziare. Se anche voi fino a questo momento non avete scritto la vostra bucket list, può essere il momento giusto per farlo. Innanzitutto ho preparato una tazza di tè caldo da sorseggiare mentre penso e scrivo. Per creare un po' di atmosfera ho acceso una candela e scelto una musica rilassante di sottofondo. Poi ho preparato sul tavolo tutti i libri che vorrei consultare per ispirarmi e ho preso il mio computer che mi sarà utile per scrivere la mia bucket list. Prendere del tempo per me mi fa stare bene, perché credo che solo attraverso una ricerca interiore sia possibile capire i nostri obiettivi e di conseguenza vivere una vita serena. Per trovare serenità interiore è necessario avere del tempo per riflettere e per entrare in contatto con se stessi. La vita frenetica non mi fa stare tranquilla e non mi fa godere il momento presente. Scrivere una bucket list ci aiuta a calmare la mente e ci proietta verso un futuro pieno di esperienze significative. Come prima cosa ho scritto la lista delle mie esperienze da provare su Word. Ho deciso di inserire anche alcune belle esperienze che ho già fatto, così da poter barrare subito qualcosa. All'inizio della lista ho inserito esperienze che riguardano più i viaggi, mentre nella parte in fondo della lista ho inserito obiettivi di vita più generali e personali. La lista su Word va benissimo, ma in questo caso preferisco rendere la mia lista più graficamente accattivante e per questo motivo utilizzerò il sito Canva. A questo punto quindi andremo sul sito www.canva.com e inizieremo il lavoro. Nella barra di ricerca possiamo scrivere lista e come risultato avremo tantissimi modelli gratuiti da usare. Una volta trovato il modello che ci piace, ci possiamo cliccare sopra e iniziamo quindi a modificare inserendo innanzitutto il titolo e il sottotitolo. La mia è solamente una possibile versione della bucket list, quindi ognuno può dare spazio alla propria creatività e fare il modello che preferisce. A questo punto faccio copia e incolla della mia lista di Word sul modello di Canva ed ecco fatto. Procedo copiando e incollando 20 punti alla volta perché sono troppi e non ci starebbero tutti in una pagina.
Clicchiamo poi sul tasto Duplica e procederemo copiando sotto i successivi 20 punti fino ad arrivare alla fine della nostra lista. Ed ecco fatto la nostra bucket list completa. Una volta soddisfatti del nostro lavoro, potremo salvarla e scaricarla gratuitamente nel nostro PC. Io poi la stamperò e inizierò a barrare le esperienze a mano che saranno completate. Come avete visto, la mia lista per ora include 100 cose da fare, anche se, come ho detto nel video precedente, potremo sempre aggiungere altri punti oppure rimuoverne altri che non sono più significativi. Mi piacerebbe condividere con voi 3 punti della mia lista, sperando che possano esservi utili per scrivere la vostra. Nuotare insieme a delle tartarughe. Iniziamo col dire che la tartaruga è un animale al quale sono legata per vari motivi. Il primo è che il mio pupazzo preferito da bambina è stato una tartaruga di pezza. L'ho praticamente distrutta da quanto la usavo e i miei genitori hanno dovuto chiamare il produttore per trovarne una identica. Non accettavo di doverla buttare. Quasi casualmente la tartaruga mi rispecchia per alcune caratteristiche. Sono un po' timida e sto abbastanza bene da sola e mi piace la tranquillità. Mi piace fare le cose con calma per godermi il momento e mi piace essere libera, senza sentirmi limitata o condizionata. Mi piacerebbe una volta nella vita fare un'immersione subacquea insieme a questo animale per me così unico e curioso. Fare un capodanno a New York. Passare un capodanno a New York è un'altra esperienza che mi piacerebbe fare almeno una volta nella vita. Sarebbe praticamente un evento da film e mi sentirei carichissima in una città così attiva e unica. Potrebbe essere un'idea passare la notte a Times Square, oppure ammirare il panorama facendo una cena su un piano alto di un grattacielo. Fare un corso di cucina giapponese in coppia. Io e il mio ragazzo Antonio siamo 2 buone forchette. Ci piace mangiare e ogni occasione è buona. Allo stesso modo ci appassiona l'Oriente e abbiamo fatto un indimenticabile viaggio in Giappone con dei nostri cari amici. Sarebbe bello fare un breve corso insieme per imparare a fare il sushi, per poi organizzare cene a casa nostra con la famiglia e gli amici. E quali sono invece i vostri sogni? Che cosa vi piacerebbe fare almeno una volta nella vita? Se vi va, potete condividere 3 punti della vostra lista nei commenti per darci spunto a vicenda. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale, dove ogni settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Grazie e a presto!